Quando mi chiedono perché dovrei giocare Spelunky, io vorrei rispondere semplicemente perché è la perfezione. Ma immagino non sia così semplice. Tocca dunque spiegare in dettaglio cosa rende Spelunky così perfetto. Andiamo a dare un'occhiata insieme. Spelunky è un action platformer bidimensionale dove bisogna attraversare 16 livelli generati proceduralmente. Nato come freeware giocabile via browser e poi rifatto da zero in versione commerciale, vantando una struttura tipicamente roguelite, dove la morte è comune e definitiva, ripartendo da capo a ogni sfortunata sventura. In uno stile che ricorda vagamente giochi come The Binding of Isaac, il personaggio attraversa dei set di livelli generati proceduralmente, ognuno con il suo gruppo di nemici e di particolarità. Le caratteristiche di ogni area sono ben definite e distinte. Nella miniera si trovano ragni giganti e le classiche frecce che sbucano dai muri, mentre nelle più esotiche caverne di ghiaccio è facile trovare yeti e mine anti-uomo. Questo procede attraverso 4 aree diverse, a cui se ne aggiungono altre opzionali. Ciò che rende Spelunky diverso da giochi come il sopracitato Binding of Isaac è prima di tutto il gameplay. A differenza della maggior parte dei roguelite contemporanei, infatti, Spelunky assume la forma classica dei platform 2D. Su PC Gamer, Tom Francis, game designer e autore di Gunpoint, bellissimo gioco del 2013, scriveva un articolo intitolato Spelunky and the City of Gold. Lì si faceva notare che Derek Yu, creatore di Spelunky, voleva unire la complessità dei roguelike e l'immediatezza dei platform. Ci è riuscito? Assolutamente sì, nella nostra opinione. La tesi esposta in questo video è perfettamente in linea con quanto espresso da Yu e Francis nell'articolo citato prima, quindi consiglio a chiunque capisca un po' l'inglese di recuperarlo. Lo troverete in descrizione al video. Spelunky rende alla perfezione la randomizzazione. I suoi vantaggi sono ovvi: varietà in ogni partita, freschezza, altissima rigiocabilità. Generare proceduralmente i livelli comporta una serie di rischi. Uno su tutti la possibilità di creare un livello pressoché impossibile da completare. Il modo in cui Yu risolve il problema è uno degli aspetti più interessanti di Spelunky. Prima di tutto, l'algoritmo che costruisce i livelli del gioco si assicura che ogni strada porti inequivocabilmente all'uscita, generando un cosiddetto solution path. Questo garantisce che, in mezzo a tutti i cunicoli segreti di Spelunky, ci sia sempre una via d'uscita sicura. Questo non vuol dire che sia necessariamente facile arrivare all'uscita. Questa strada garantita potrebbe essere popolata da nemici tostissimi o da trappole quasi impossibili da evitare. Yu ha quindi pensato di dare al giocatore i mezzi per cavarsela in ogni situazione: 4 bombe e 4 corde. Questi strumenti, insieme al fatto che il 95% dei blocchi di Spelunky sono distruttibili, permettono allo Spelunker di farsi strada sempre e comunque, permettendo al giocatore di creare strade alternative che girano attorno alle soluzioni più rognose. È importante ricordare che Spelunky è un roguelite e in quanto tale permette una discreta libertà d'azione per il giocatore, non solo nel contesto del platforming, ma anche nelle interazioni con il resto del mondo, e il gioco ci tiene a reagire in maniera adeguata. Per esempio, una volta avevo trovato lo shotgun in vendita da un mercante nel secondo livello. Lo shotgun è uno degli oggetti più ambiti del gioco, un'arma di devastante potenza, capace di disintegrare la maggior parte dei nemici e non particolarmente complessa da utilizzare. Solo che mi mancavano 5.000 monete per prenderlo. Mi sono reso conto che in tutto il livello non avrei mai trovato abbastanza denaro. E allora ecco la scelta drammatica. Meglio prendere lo shotgun lo stesso, attirando tutte le ire del mercante, o andarmene? Al diavolo, afferro lo shotgun e scarico 4 colpi a bruciapelo contro il mercante malcapitato. Lui non si è più rialzato, ma tutti gli altri mercanti mi attendevano alla fine di ogni livello e bramavano vendetta. Ho tenuto duro per circa 3 livelli, finché una mossa sbagliata non mi ha fatto cadere sugli spuntoni. Ma mentre il gioco ci tiene a giustificare le azioni del giocatore, è ancora più importante che le regole interne interagiscano in maniera coerente.
Uno dei miei esempi preferiti è stata la prima ed ultima volta in cui mi sono affidato ad uno degli aiutanti, NPC che seguono il giocatore cercando, spesso in maniera maldestra, di aiutarlo. Stavo esplorando il castello, uno dei livelli segreti, quando ho messo le mani su un oggetto unico, lo scudo, strumento che devia qualunque attacco ricevuto frontalmente e permette di schiacciare i nemici contro le mura, uccidendoli istantaneamente. Avevo già tra le mani lo shotgun, decisi di lasciare lo scudo in mano al mio aiutante. Inevitabilmente, alla prima sezione di platforming, raggiunta poco dopo questa decisione, il mio compagno è salito sulla piattaforma e in un maldestro tentativo di seguirmi mi ha schiacciato contro il muro con lo scudo, uccidendomi istantaneamente. Da allora seguo una semplice regola: sparare agli aiutanti prima, chiedere aiuto dopo. Ogni aspetto di Spelunky è calibrato alla perfezione. Il giocatore passa sopra ad una piccola area chiusa, dove all'interno si trovano un sacco di ricchezze. Conviene sprecare una bomba per aprirsi un varco e raccogliere tutto? Oppure forse è meglio tenersi la bomba per un momento critico più avanti? La scelta è interamente nelle mani del giocatore ed è pensata per ridurre al minimo la sensazione di frustrazione data dalla mancanza di controllo o di conoscenza della struttura procedurale dei livelli. Scelta e conseguenza sono perfettamente bilanciati e questo si manifesta anche nella struttura stessa dei livelli. In ogni livello, infatti, sono disseminati a caso una certa quantità di oro, nemici, mercanti, damigelle da salvare o sacrificare. Molti di questi elementi però risultano completamente inaccessibili senza usare bombe o altri oggetti. Quindi ogni volta ci si chiede se la ricompensa valga lo spreco di oggetti e di mezzi. Come se non bastasse, dopo 2 minuti e mezzo trascorsi in un singolo livello, un fantasma inizia a cercare il giocatore e provoca la morte istantanea con un semplice tocco. Conviene esplorare quella parte del livello? O è meglio correre direttamente verso l'uscita? Ho ancora un po' di tempo? Il ritmo cresce e diventa sempre più formidabile, aggiungendosi al già perfetto bilanciamento tra sopravvivenza ed esplorazione. I soldi servono per comprare equipaggiamenti migliori, ma raggiungere quei soldi potrebbe richiedere un eccessivo dispendio di mezzi o di tempo. Il giocatore resta quindi costantemente in tensione, partita dopo partita, cercando di ottenere sempre il meglio e sapendo che morire, non era inevitabile. Tutto questo senza considerare che il fantasma può anche trasformare le gemme in preziosissimi diamanti, se si è sufficientemente esperti o coraggiosi, e che Spelunky lascia completa libertà al giocatore. C'è una trappola che non riesce a evitare? Lanciaci contro qualcosa, qualsiasi cosa, un masso, un teschio, un ratto, una damigella, un nemico stordito. La strada è troppo piena di pericoli? Ok, fai saltare un muro, cerca una via più sicura. Hai abbastanza vita e ti senti di sacrificare una damigella in cambio di un prezioso oggetto? Lo puoi fare. Spelunky è tanto roguelite quanto sandbox. La libertà data al giocatore è perfettamente in linea con la natura esplorativa del gioco, sotto ogni aspetto. Yu, sempre nell'articolo citato prima, dice: nello sviluppo di un videogioco, una parte del controllo creativo andrà sempre e comunque persa, che sia al generatore casuale o al giocatore. Se lasci la possibilità al giocatore di abbassarsi, gli dai anche la possibilità di buggare, che ti piaccia o meno. La libertà è ciò che contraddistingue l'elemento videoludico. Potersi muovere come si vuole, agire, pensare in modo completamente libero. Spelunky lo capisce, fa suo questo concetto e lo perfeziona. Una damigella in pericolo non è solo una persona da salvare, può essere uno scudo umano, un'arma da lanciare, una vittima da sacrificare. E questo concetto si applica a qualunque corpo, vivo o morto, così come qualunque oggetto raccoglibile durante l'esperienza. La decisione finale su come usare qualcosa e su come costruire un piano d'uscita è interamente in mano al giocatore. All'esperienza procedurale si affiancano dettagli fatti a mano, segreti e meccaniche dimostrano una cura impressionante sotto ogni aspetto. La maggior parte dei giocatori non sa, ad esempio, che è possibile deviare le frecce delle trappole con una frustata al momento giusto. Spelunky è questo: da un lato un ottimo algoritmo di generazione casuale, dall'altro una grandissima cura riposta dallo sviluppatore.
Insomma, gameplay straordinario, immediato e con ottimo ritmo, bilanciato alla perfezione. Level design pensato con estrema cura, ma generato attraverso un algoritmo che lo mantiene vario e sempre fresco. Tanti contenuti e segreti. Cos'è che rende Spelunky così bello? Cos'è che rende Spelunky così bello? Domanda sbagliata. Cosa cambieresti in Spelunky? Risposta semplice. Niente. È perfetto così com'è.